così è come ho trovato la mia 75. A 100 metri da dove ho abitato per 10 anni, mai vista questa macchina, che è stata abbandonata da almeno 20, eppure mi hanno segnalato che c'era questo rottame che io non sapevo cosa fosse e da lontano poteva sembrare qualsiasi macchina. Credendo fosse un 1600, un'iniezione, una Indy o una macchina così, mi era venuta in mente la pessima idea di montarle un 3002 24 valvole, finché non mi sono avvicinato e ho capito che era una rarissima 2000 carburatori e quindi mi sono iniziato a muovere per salvarla, solo che le condizioni non erano esattamente le più semplici. Quest'anno penso vinceremo il premio ignoranza del secolo, non dell'anno, per tirare fuori una 75 2000 carburatori con un Bobcat in un pollaio che hanno costruito intorno alla macchina, quindi quando è stata fermata non c'era tutto questo. E adesso la rogna è nostra, che dobbiamo cercare di salvarla in qualche modo. Subaru Baracca, La mia fa schifo. No vabbè, sembra, giuriamo che non è fatto apposta, cioè l'abbiamo trovata veramente così. Solo, funzionante perfettamente. 200 lire. Segreti. Puzza di topo. Sembra fatto apposta ma non lo è, giuriamo. Giornale del 1500 lire, quindi direi che è abbastanza vecchio, è del 2000. Ultima assicurazione 12 settembre 99. Questi penso che vadano bene così, non credo che dovrebbero pulire abbastanza bene. Questo è il momento più importante dell'acquisto di una 75, un po' paura. Dai, stavo peggio. Scritto originale. Ah, vedi, la borchia c'è. È la parte meno interessante della macchina. Strano, grande delusione. C'è dell'aglio, antivampiri. Entrano bene, sì. Cioè non è che... Quindi con il cambio transaxle per mettere la retromarcia, se non entra invece della prima metti la seconda e entra come un burro. Abbandonata da 20 anni, il cambio che è un punto debole di questa macchina invece qui è buono. Già ci ho messo il portachiavi da fighetti, Cambiamo la batteria, cambiamo i liquidi. Ma guarda che cazzo, però sono bravi, Non male. Guarda, sono bravi, sono degli ingegneri qua. Bravi, bellissimo. Perfetto, come nuovo. Ma andiamo al lato lavaggio.
Finalmente l'abbiamo vista sotto la luce del sole. Ieri era troppo tardi quando l'abbiamo lavata per capire effettivamente in che stato fosse questa 75. Dopo quasi 20 anni di abbandono ci aspettavamo peggio, in realtà non è messa niente male. Abbiamo tolto i sedili, probabilmente non li riuseremo perché il gioco non vale la candela, preferisco darli a qualcuno che li userà su una macchina che rimarrà perfettamente originale, mentre la nostra, sempre rimanendo con il 2000B albero a carburatori, ma faremo una macchina quasi un gruppo N stradale, quindi monteremo 2 sedili Sabelt contenitivi fatti su misura per noi. E adesso la portiamo in carrozzeria e iniziamo i lavori. Alza. Come io ricordo, sei emozionato? Questa è la trasmissione. Questa è la trasmissione partita, adesso è tutto riappuntato. Fai vedere a Davide. Ci siamo conosciuti con Davide in occasione di un raduno, anche se lo conoscevo insomma per tutte le cose che fa. Dopo un po' di tempo mi chiama e mi accenna di un progetto. Mi arriva un giorno qui con un'Alfa 75 prelevata in un pollaio. Dopo che ci siamo parlati 5 minuti abbiamo capito quello che volevamo fare tutti e due, quindi ci siamo trovati subito in sintonia e siamo partiti con questo progetto. Insomma, tireremo fuori questa macchina trasformandola in un giocattolo che come piace a noi, a partire dall'assetto, l'impianto di scarico, l'impianto frenante, insomma tutte le cose che si fanno quando si fa una macchinina per andarsi a divertire. Abbiamo scelto la giornata perfetta con 30 gradi all'ombra, ha piovuto. Giornata perfetta per smontare un motore. Faremo una macchina divertente, bella da guidare, reattiva, con erogazione di potenza abbastanza corposa, quindi cureremo la coppa in basso e comunque tireremo fuori qualche migliaio di giri in più rispetto al motore originale. Sarebbe una sorta di preparazione di gruppo N che si faceva una volta su queste macchine quando venivano impiegate a livello agonistico. Abbiamo tutti i materiali già giusti che sono arrivati tramite l'impegno di Davide e di tutte le persone che credono in lui, che veramente sta portando avanti un bel lavoro.
questa è una vista. Questa sembra una normale 33. Sembra. Invece vabbè, però tu, cioè, Sembra una normale 33. madonna. No, questo è uno spettacolo. Qua ci vuole un bel 2000 per starci dietro. Madonna. Perché poi la 33 prima serie è leggera. Questo è un 112 Abarth 58 cavalli che l'abbiamo fatto corsaiolo però per uso stradale, vedi, si vede dall'assetto che è qualcosa di particolare. Punto GT che abbiamo fatto qualche anno fa, adesso ce l'hanno riportata per darci un po'. Questa è un'altra macchinetta che va da Dio. Poi nera è bella, è sempre bella. Visto che da fuori sembra normale. Esatto. Le cose migliori. Vabbè, torniamo a noi. Questi sono gli ammortizzatori I dischi EBC con i gialli. classici. Questo è un prodotto super collaudato per uso, diciamo, stradale sportivo e rimane sempre leader con tutti i suoi accessorini. I dischi lisci, abbiamo deciso di Sì, tenerli normali. Ah, vedi? Queste sono le parti le marnature della carrozzeria nuove. Difficili da trovare. difficilissimi. Ricambio originale. Tutti i giunti della trasmissione. Ok. Queste sono le guide valvole della testa. Trovi, vabbè. Qui abbiamo le valvole di scarico, sempre rigorosamente originali Alfa Romeo. Queste sono le valvole di aspirazione. Non sono originali, ma comunque sono di un ottimo prodotto. Allora, la Nural, che costruisce, ultimamente ha ricostruito i pistoni dell'Alfa Romeo come di molte altre macchine, è del gruppo Federal Mogul, che è eccezionale come materiale. Sono le famose canne che usava pure l'Alfa Romeo in ghisa sferoidale, un buon prodotto. Essendo un motore che lo faremo un po' più spinto, interveniamo a cambiare la tolleranza di accoppiamento tra il pistone e il cilindro. Gli diamo qualche centesimo in più e si sente la differenza. Si sente. E questo è il radiatore originale Alfa Romeo, è Valeo, quindi è come se fosse con equipaggiamento. Penso che faremo un bel giocattolo sia per noi che lo stiamo costruendo a misura e pure per chi un giorno vedrà tutte le prove e la vedrà da vicino. Cureremo anche la parte estetica che deve essere rosso alfa, penso che è il top. A carburatori, qua stiamo parlando di un 2000 carburatori che oggi è diventato rarissimo e ha un valore aggiunto su tutto il lavoro che faremo. Sono arrivati i ricambi che ci ha mandato Afra da Milano, quindi sono ricambi originali. Ci sono fanali anteriori e posteriori, le minigonne che non speravamo di trovare, invece sono qui, sono perfette, originali, che fanno anche da battitacco. Abbiamo tutto il kit di rasavetri, cavicandele, queste servono per aziocampoli, tutto il kit completo di guarnizioni nuove, morbide. Oh. Perfetti, ovviamente nuovi. Abbiamo anche gli anteriori, non erano malvagi quelli che avevamo sulla nostra, ma chiaramente facendo la vernisatura nuova è bene cambiare tutta la panelleria, quindi anche tutte le guarnizioni. Speriamo di riuscire a salvare le maniglie porta che non abbiamo trovato, e adesso che abbiamo le plastiche nuove sulle minigonne vediamo se riusciamo a trovare un modo per ringiovanire anche le plastiche che dobbiamo salvare sulla carrozzeria originale. Quindi adesso scarichiamo il fedele cubo qui nella carrozzeria di Vitale e gli diamo tutti i ricambi originali per iniziare a montarli quando la macchina sarà vernisata fra poche ore.
oltre 18 anni di abbandono, la nostra 75 poteva presentarsi in modo molto peggiore, invece è una macchina abbastanza sana, completa soprattutto, nonostante l'avessimo trovata, come avete visto, in un pollaio. Dal 1999 era stata abbandonata lì, ci hanno costruito le loro belle casette, gatti, topi, uccelli vari e insetti di ogni genere. Questo è stato un problema della carrozzeria di Vitale di Riano, che ha combattuto con la fauna aquilana per far riemergere la 75 in tutto il suo splendore. Hanno tappato dunque tutti i buchi della carrozzeria, per fortuna erano pochi, hanno dato il fondo, hanno spianato tutto e adesso la macchina entrerà nel forno e sarà finalmente vernisata in quel bellissimo rosso alfa che abbiamo scelto. Sarà poi pronta per andare da Ezio Campoli e iniziare il suo trattamento vitaminico per farla tornare finalmente in strada e andare forte come merita. Quanto lo vuoi rumoroso il gioco? Vai. La macchina è finalmente pronta, adesso la scopriamo e poi la carichiamo sul carro attrezzi e la portiamo da Ezio Campoli, che finalmente inizierà la sua cura vitaminica e vedremo cosa ne verrà fuori, non vedo l'ora. Chiaramente la macchina adesso è vernisata, ma non è finita, quindi abbiamo pensato che sia giusto portarla prima giù da Ezio Campoli a Sora e quando lui avrà fatto la sua magia la riporteremo qui per le ultime rifiniture. Dunque non abbiamo finito con la carrozzeria di Vitale, la nostra 75 tornerà qui fra qualche settimana. Considerate che siamo ad agosto, ci sono 42 gradi e loro stanno lavorando mentre sono in ferie per la nostra macchina. La stessa cosa probabilmente farà Ezio Campoli. Questi professionisti hanno una lista d'attesa di mesi e mesi. Nel caso di Campoli ci sono macchine che aspettano da oltre 1 anno e mezzo. Come sapete si tratta di professionisti di un livello estremo che hanno un'arte oggi dimenticata. La messa a punto dei motori e carburatori e tutto quello che riguarda la meccanica di macchine che oggi ovviamente sono meno conosciute e non ci sono tanti professionisti come loro che riescono a metterci mano come meritano. Domanda: perché non l'abbiamo lasciata del colore originale, che era anche molto bello? Risposta: 1. La vita è troppo breve per guidare macchine grigie. E 2. Il progetto è nato con Milano Autoclassica e sono stati loro a dirmi: dai, facciamola rossa. Andiamo a far finire Elena, andiamo a prenderci le gomme. Non stavate litigando, guarda quella. Ma per la telecamera stavo litigando, guarda questo. Da lontano mi sembrava una
una 75 diciamo delle meno pregiate, magari una, non lo so, una 1600, un'iniezione, una macchina che insomma abbandonata così ho pensato qualcuno che non la vuole più perché ha un valore troppo. Quindi la mia idea malsana di montare un 3002 V6 non era il caso di portarla avanti perché è una macchina abbastanza rara e l'originalità va bene, ma non riesco a vedere una macchina alta più di così dal passaruota. Come tutte le altre macchine che ho avuto non sarà esattamente originale, sarà originale di carrozzeria e già notiamo che qui c'è qualcosa che non va. Io me ne sono accorto come uno scemo dopo averla verniciata che non ha il cofano originale, ha il cofano di un twin spark dal pollaio e arriverà alla pista, nel senso che ovviamente per come sono fatto io non si salverà da me questa macchina e sicuramente sarà usata in modo poco cortese come sono solito fare con tutte le mie macchine. Una bella gomma, sportiva, bel intaglio, bel disegno, una mescola giusta da usare in sicurezza per strada. Eccolo Giorgio, grazie. Oh, c'è una bella voce in microfono. Bravo. Bravo. Vieni Giorgio, dove vai? Ci hanno sostenuto che vi ho già elencato, Afra, Arica, Koni, Yokohama tramite Maccauto di Maranello, Maxlet per le ruote, Sabelt per gli interni, la carrozzeria di Vitale per la carrozzeria. Le pinze schiodate come sempre sta macchina.